Ma la vogliamo iniziare subito questa nuovissima linea di sirene di MGA, le Mermaids, oppure no? Io direi assolutamente di sì, quindi partiamo subito con il video. Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete siamo qua con la mia primissima Mermaids, credo e spero si pronunci così, di MGA, la prima sirena di questa nuovissima linea che sta comparendo adesso nei negozi e che è stata rilasciata il 15 di aprile anche su Amazon. Infatti io ne avevo già ordinata una qualche mese fa, che non è lei, e sto aspettando che arrivi. Ogni volta Amazon mi rimanda la data di spedizione e nel frattempo io ho trovato questa in negozio, non potevo aspettare per recensirvela perché sono curiosissimo e quindi eccola qui. Andiamo subito a vedere la sua scatola che è molto particolare perché se vedete è diciamo su base quadrata ma ha tutto questo triangolo aperto dove la scatola non c'è, infatti la coda è completamente fuori dal box. Questo credo che l'abbiano fatto, ma è solamente un'idea mia, per darci un po' l'impressione della sirena che si tuffa in acqua. Dovrebbe essere effettivamente al contrario, però mi dà appunto questa impressione dove questa parte c'è lei nell'acqua con la coda invece di fuori. Guardando la scatola più da vicino possiamo vedere che la bambola la vediamo interamente dentro e fuori, in questo caso dalla scatola. Possiamo proprio guardarla tutta. Nella parte qui in basso al centro c'è il logo Mermaids scritto nero su questa carta olografica tutta glitterata, bellissima, che ritroviamo anche qui nella parte interna, nella parte diciamo tagliata, dove possiamo anche andare a toccare appunto la coda della nostra bambola e qui c'è tutto questo riflesso olografico. Da questa parte c'è il suo bellissimo artwork che è veramente stupendo, che però ragazzi vi dico subito che non rispecchia perfettamente la bambola purtroppo, perché andando a guardarlo benissimo da vicino vediamo che questa bambola non è stata stampata diciamo in fabbrica, ma il suo viso è stato disegnato a mano. Infatti possiamo vedere proprio che tutto l'ombretto e soprattutto si nota molto anche nelle sopracciglia che ci sono proprio i tratti del colore dato a mano e infatti purtroppo la nostra bambola sarà leggermente diversa da così. In questa parte in alto, sempre su questa carta tutta olografica, ci fanno vedere che la coda cambia colore e infatti c'è anche scritto color change. I lati della scatola non hanno nulla di particolare perché uno è mezzo trasparente e qui sotto invece troviamo la M che è il logo di questa linea e invece sull'altro lato come vedete non c'è nulla, c'è solo la coda che sbuca, ma il retro invece io trovo che sia veramente molto bello. Perché come vedete è diviso in tre parti, dove nella parte principale vediamo tutte e 5 le bambole uscite di questa linea, anche se in questo caso manca quella speciale che costa molto di più. Qui in alto il logo Mermaids e proprio di fianco a tutte le foto, perché queste sono veramente foto, non sono semplicemente artwork, qui di fianco troviamo queste scritte, dove ci dicono in diverse lingue e dove ovviamente l'italiano è sempre l'ultima e la più piccolina, segui la loro scia per scoprire qualcosa di incredibile. In quest'altra parte della scatola invece troviamo un'altra sua immagine, un'altra immagine del nostro personaggio, ma in più troviamo anche il suo nome che è Kishiko e qui in basso, sempre ovviamente scritto in minuscolo, ci dicono che lei è una stella luccicante sempre alla moda. Se guardiamo bene ci fanno anche già vedere il cambio colore della sua coda. Nell'ultima parte del retro della scatola invece c'è la foto di un dettaglio del suo viso e infatti lo possiamo vedere molto più da vicino. Per aprirla loro ci dicono di tirare da qui questa linguetta e sventrare la scatola, ma io vorrei cercare come sempre di mantenere la scatola intatta, quindi ragazzi cerco di andare a deboxarla e poi ci rivediamo qui una volta che ce l'ho fuori dal box. Se non riuscirò a deboxarla tenendo la scatola intera, vi farò vedere come si apre da questa parte. Confermo ragazzi che deboxarla senza distruggere la scatola è possibile, anche se molto difficile. Bisogna avere la pazienza di togliere tutti questi cazzini di plastica che vi assicuro sono una marea. Nemmeno il Disney Store ne usa così tanti, ma è fattibile. Iniziando però a guardare Kishiko fuori dal box, ovviamente da cosa possiamo iniziare se non dal suo viso, che è, ragazzi, molto bello, anche se ha delle cose che secondo me potrebbero non piacere a molti. E sto parlando soprattutto dei suoi occhi.
perché sono degli occhi, come vedete, abbastanza inespressivi. E in queste bambole, come anche nelle Rainbow High, ci sono gli occhi inseriti. Non sono solamente stampati, ma sono degli occhi di plastica inseriti all'interno della testa. Ma non capisco come mai, a differenza delle Rainbow High, su questa linea di bambole risultano effettivamente più inespressivi, quasi persi nel vuoto. A me questa espressione piace moltissimo, ma credo che a molti potrebbe invece non piacere. Comunque, i suoi occhi, come vedete, sono completamente azzurri, con anche, diciamo, delle venature più chiare e più scure all'interno dell'iride. Sopra gli occhi indossa un ombretto, anzi tanti ombretti, sulle tonalità dell'azzurro e del blu. Infatti vediamo che dall'angolo centrale, quasi dove inizia il naso, fino praticamente ai capelli, c'è questa sfumatura chiara, un azzurro quasi bianco, lungo tutta la palpebra sotto al sopracciglio. Poi troviamo un ombretto un pochino più scuro che delinea la palpebra mobile, che sembra quasi un ombretto blu, e poi ritroviamo sulla palpebra, proprio in mezzo alle ciglia, un ombretto leggermente più azzurro. In mezzo a tutti questi colori ci sono un sacco di stelline di puntini disegnati che ritroviamo anche nella parte inferiore, dove, se andiamo a guardare bene, vediamo che c'è anche questo riflesso argentato proprio tutto in mezzo alle ciglia della parte inferiore. Devo dire che questi trucchi sono veramente un sacco elaborati e io non posso che esserne felice, perché amo la follia ai trucchi così pesanti e così appunto lavorati. Ovviamente abbiamo anche delle ciglia finte piantate insieme agli occhi. Le sue sopracciglia sono castane e, come vedete, hanno tantissimi peletti disegnati all'interno. Sembra veramente che siano state disegnate una ad una con una matita. Mi piacciono un sacco perché sapete che mi risultano sempre molto più realistiche, molto più vere confronto alle ciglia semplicemente tutte piene. Su tutto il viso troviamo anche delle lentiggini e invece sulla sua bocca, che come vedete è molto pronunciata, sembra quasi una bocca molto rifatta, e a me ovviamente piace un sacco, troviamo un lucidalabbra, un gloss, un rossetto, non saprei, ma è molto molto lucido, completamente rosa. Allargandoci un pochino per vedere anche i suoi capelli, notiamo che sono di diversi colori e che sono anche acconciati in un modo abbastanza particolare, perché da questa parte vediamo che sono su base viola, invece da questa parte vediamo che sono quasi completamente rosa. L'attaccatura, come vedete, purtroppo non è perfetta, da questa parte è un pochino più alta a confronto che dall'altra, ma vi devo dire che, ragazzi, era quella messa meglio. Tutte le altre che ho visto in negozio avevano l'attaccatura veramente distrutta, fatta malissimo. Qui davanti troviamo questo torciglione tutto arricciato, che sembra quasi rappresentare una specie di corno tipo da unicorno, ma se andiamo a guardarla di lato vediamo che ha questa treccia attaccata alla testa che inizia proprio dalla sua fronte e finisce qui, dove viene raccolta in una specie di coda, ma che vedremo tra un momento, perché questa treccia c'è anche nell'altra parte, qui nella parte rosa, ma come notate non ci sono solamente ciocche rosa e ciocche viola, perché ad esempio qui nella parte rosa troviamo delle ciocche rosa più chiaro e rosa più scuro e anche qualche ciocca blu. Invece da questa parte, della parte viola, oltre al viola anche delle ciocche lilla e di nuovo delle ciocche blu. Andando a guardarla un pochino più da distante vediamo che i suoi capelli sono veramente lunghissimi, perché arrivano praticamente fino, diciamo, ai suoi piedi, all'inizio della pinna, e oltre ad essere divisi in queste due codine, come vediamo proprio entrambe le codine si aprono in altre ciocche lavorate. Infatti per ogni codina ci sono due trecce e due code a palloncino. Ovviamente, come vedete, con tutte queste ciocche di capelli colorati mescolate assieme. Molto belle, soprattutto perché la fibra è quella fibra utilizzata, non so se vi ricordate, su Miss Royale delle Lolo MG, che più che capelli sembra quasi della lana. Mi piace moltissimo perché, anche se vedete questo effetto un pochino quasi più crespo, risultano veramente un sacco dei capelli veri al tatto, e credo che per giocarci in acqua saranno fantastici perché potrebbero avere un movimento veramente super fluido. Trovo davvero che la scelta di questo tipo di capelli per una sirena sia assolutamente azzeccato. Ma iniziando a guardare quello che indossa, vediamo che porta questi due orecchini giganteschi, tutti argentati, composti da due cerchi, uno più piccolo e uno più grande, dove all'interno di quello più grande troviamo questa gemma, questo cristallo rosa, che come vedete è proprio un pendaglietto che penzola quando si muove la bambola. La stessa cosa ovviamente anche per l'altro orecchino. Sono assolutamente removibili tramite questo semplicissimo perno, proprio come quasi tutte le bambole di MGA, e invece al collo indossa questa collana molto semplice che sembra quasi un braccialetto girato attorno al collo. Infatti si infila dalla parte retro, qui davanti vediamo che ha forma di catenella,
dove in fondo ci sono anche in questo caso due gemme, ma colorate di verde semitrasparente, sempre attaccate come fossero un pendaglietto che penzola. Come vestiti invece non indossa moltissimo. Devo dire che mi aspettavo qualcosina forse in più, ma per prima cosa vediamo questa giacchetta che nella parte centrale, nella parte del busto, è fatta di questa plastica trasparente con tutti questi micro pois olografici, con qui sotto il bordino fatto di felpa e anche il colletto fatto nello stesso modo, ma soprattutto la parte più bella sono assolutamente le maniche, che sono fatte di questo tessuto tutto iridescente, guardate che roba, su base bianca, molto bello, riflette un sacco in rosa, in verde, è veramente bellissimo, ma è bella anche la forma di questa manica, perché se guardiamo qui nella parte iniziale, proprio sotto la sua spalla, è stretta, abbastanza aderente al suo braccio, e invece da questo punto in poi si apre completamente a palloncino, per poi richiudersi qui con una specie di elastico proprio sul polso, in modo da dare tutto questo volume immenso. Qui sotto c'è anche una piccola cucitura proprio per fare in modo che rimanga con queste pieghe, e devo dire che è fatta benissimo, non posso dire altro. Sotto la giacchetta però indossa questo top veramente semplicissimo, con le spalline trasparenti di silicone e fatto di questa stoffa con all'interno sempre dei fili olografici e qui sotto questa leggera plissettatura. È una cosa veramente semplicissima e forse da MGA, conoscendo quello che sa fare, mi sarei aspettato un pochino di più. Ma se andiamo anche a togliere questo top, possiamo vedere che sul suo seno c'è appunto un reggiseno stampato. È proprio stato stampato sulla plastica, come diciamo le classiche Barbie più economiche, con qui davanti anche questa specie di fiocchettino disegnato e tutto ricoperto da glitter olografici. Non mi piace, questa cosa non mi piace per niente, avrei preferito un reggiseno apposito, un costume apposito per poter essere messo in acqua, perché nelle istruzioni MGA consiglia di togliere tutti i vestiti dalla bambola prima di giocarci in acqua, però questa soluzione devo ammettere che la trovo un pochino troppo cheap. Ma passando a guardare il suo corpo nudo per farvi capire le sue proporzioni, vediamo che è veramente particolare anche nelle proporzioni del busto, perché come vedete ha poco seno, qui la vita è super stretta ma i fianchi si allargano moltissimo, anche le spalle sono molto strette ma le braccia non sono diciamo magrissime. E in più ho notato purtroppo una cosa che però non so se in video si riesce ad apprezzare, ma il busto, il viso e le braccia hanno tre colori diversi. Le braccia sono leggermente più chiare, il busto è leggermente più grigio e invece il viso è leggermente di un colore più caldo. Questa cosa sapete che non mi piace per niente mai in nessuna bambola. Ma passando invece a vedere la sua coda, è ovviamente tutta di plastica vuota rigida, fatta nello stesso modo sia davanti che sul retro, ed è fatta in questo modo che dovrebbe ricordare secondo me dei drappeggi, della stoffa drappeggiata. Nella parte superiore è completamente rosa perlata e a un certo punto qui invece diventa verde sempre perlata. E gli stessi colori li ritroviamo anche sulla pinna finale, che appunto, come vedete, sembra essere una stoffa che si muove un pochino nell'acqua con delle plissettature, ma è ovviamente tutto di plastica rigida. Anche la forma qui della coda è un po' particolare, perché da questa parte è un pochino più sporgente, da questa parte invece rientra un pochino. Non so se si riesce a vedere, forse così riuscite a capirlo, se vedete qui sembra esserci all'interno un ginocchio che invece qui non c'è, come se all'interno appunto avesse le gambe ma avesse una un pochino più avanti e una un pochino più indietro. La cosa bella di questa coda è che se noi andiamo a spingere in avanti appunto la pinna, diventerà il suo stand. Semplicemente appoggiandola così la bambola rimarrà in piedi da sola. Parlando invece delle sue articolazioni, abbiamo già visto questa qui della pinna che va da dietro fino avanti. Abbiamo l'articolazione della testa di 360 gradi a destra e a sinistra, poco ma veramente poco in avanti e indietro, se vedete si muove pochissimo, e anche abbastanza poco lateralmente. Abbiamo ovviamente l'articolazione qui alla spalla, in tutte le direzioni, si apre e si chiude. L'articolazione al polso, che anche in questo caso è un pochino limitata, perché così è completamente esteso, ma se andiamo a piegarlo non la piega più di così. Non arriva a piegarsi a 90 gradi e la cosa un po' mi dispiace. E poi abbiamo ovviamente l'articolazione al polso, dove vediamo che la mano invece va su e giù completamente. Poi troviamo l'articolazione qui al busto, che è forse quella che mi piace di più, perché ci permette di spingere la bambola indietro e in avanti e anche lateralmente, oltre che a farla girare completamente su se stessa. E in più, ragazzi, abbiamo anche un'articolazione qui dentro, dove possiamo spingere la coda da una parte o dall'altra, indietro e anche un po' in avanti, ma non possiamo però sederla,
perché come vedete più di così non si sposta, rimane al massimo in questa posizione. Questa cosa è un pochino forse scomoda per quelli a cui piacciono le bambole sedute, ma queste bambole, ragazzi, non si siedono, rimangono così. Però si riesce a darle un bel movimento da sirena come se stesse nuotando. Un'altra cosa nuova di queste bambole è ovviamente il mold delle mani, che come vedete sono completamente diverse da tutte le altre mani che abbiamo visto sulle bambole di MGA. Sono realizzate in plastica morbida come le OMG e hanno questa posizione un po' particolare che sinceramente non riesco bene a capire. Non c'è alcuno smalto sulle unghie, ma comunque sono realizzate molto bene proprio come le OMG. Infatti se le guardiamo sotto, se guardiamo anche il palmo, vediamo proprio tutti i segni anche delle falangi delle dita, nella parte superiore vediamo le fossettine qui, sono realizzate benissimo, anche se forse avrei preferito una forma un pochino diversa, una posa un pochino diversa. Ora però, prima di rivestirla completamente e concludere il video, vado a metterla in freezer, perché con il freddo la sua coda dovrebbe cambiare colore. Non ho ancora provato, quindi non so come cambierà, ma appunto adesso vado subito a raffreddarla per scoprirlo assieme a voi. Questo, ragazzi, è quello che succede una volta che immergiamo la bambola in acqua fredda, o come in questo caso la mettiamo in freezer, diventa completamente fucsia qui davanti, anche qui sopra all'inizio della pinna, ma purtroppo non sul retro. Infatti, come vedete, sul retro rimane del suo colore originale. Davanti però effettivamente il cambio colore c'è e si vede, e infatti se vado anche a metterci sopra il dito, quando poi lo tolgo, diciamo che si vede decisamente che c'è il cambio colore. Adesso è talmente fredda che ritorna scura, però devo dire che è molto bello, anche se me lo aspettavo anche dietro. Quindi, ragazzi, questa era la nostra prima Mermaids con tutto quello che arriva assieme a lei, quindi niente, e soprattutto mentre sta ancora tornando del suo colore, perché come vedete dopo averla messa in freezer il cambio colore dura veramente un sacco di tempo. Dicevo che appunto non arriva con nulla, perché non c'è stata una spazzolina, non ho trovato altri accessori, non ho trovato niente da metterle nei capelli, non ho trovato assolutamente nulla nella scatola se non la bambola come la vediamo quando la acquistiamo, non c'è nient'altro. La cosa un pochino mi dispiace, soprattutto perché conoscendo le bambole create da MGA solitamente hanno un sacco di cose addosso, un sacco di dettagli, un sacco di accessori, un sacco di rifiniture, che in questa bambola purtroppo questi dettagli, queste rifiniture mancano, perché tutta la parte della coda non ha niente di speciale, è solamente un pezzo di plastica che cambia colore, stampato molto bene, colorato molto bene, ma non ha nulla di speciale. Nella parte superiore invece abbiamo un top semplicissimo e una giacchetta molto carina, ma ragazzi oltre a quello praticamente nulla di più. E la cosa che mi risulta un po' strana è che costano quasi come le Lolo MG o le Rainbow High, che hanno dei vestiti decisamente molto più elaborati, hanno dei corpi con molte più articolazioni o con delle articolazioni migliori, hanno tantissimi accessori all'interno della scatola, hanno delle scatole bellissime. Devo dirvi che forse il prezzo di questa bambola lo trovo un pochino eccessivo, considerando ovviamente quello a cui ci ha abituati MGA. Detto questo, però, comunque è una bambola molto bella. E una cosa che ho visto che molti le hanno criticato è il fatto di non avere sotto delle gambe umane. Questa purtroppo è una cosa molto soggettiva, perché ad esempio io la apprezzo tantissimo, perché quando compro una bambola sirena mi piace che sia a tutti gli effetti una sirena e che non abbia code di stoffa, removibili o di plastica che poi si rovinano, di quelle gomme strane. Mi piace che sia una sirena, punto. L'unica che personalmente mi piace che abbia sia le gambe che la coda è ovviamente Ariel, perché lei, ragazzi, come sappiamo, è sia umana che sirena. Per le altre invece io lo apprezzo molto. L'unica cosa che veramente arriva con lei e che mi stavo dimenticando di mostrarvi è la sua borsetta, che però come vedete anche questa è molto semplice perché è tutta un pezzo di plastica unico. Qui non c'è un aggancio vero, ma è solamente un unico pezzo di plastica con la parte inferiore a forma di nuvoletta con questa faccina molto kawaii e tutta la tracolla colorata d'argento, ma effettivamente non c'è nient'altro di speciale. Ecco, forse qui dietro si può vedere la stampa della cerniera, ma niente di più. Quindi ragazzi, alla fine io ovviamente ve la devo consigliare perché è una bambola bella e non posso dirvi di non acquistarla. Magari vale un po' meno del prezzo che costa, ma non posso assolutamente dirvi non acquistatela per dei difetti o altre cose. Vi lascio qui sotto il link Amazon se volete acquistarla e aiutarmi a sostenere il canale. Io intanto spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia ovviamente tornato utile. Fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, scrivetemi un commentino dicendomi voi cosa ne pensate di lei e di questa nuova linea di MGA. Io ovviamente vi ricordo che sono anche su Instagram e TikTok. Intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.